Buongiorno a tutti. E buongiorno anche da questa mattina. Allora, siamo qui sul parco della spiaggia della Teresita, spiaggia bella, molto organizzata da un punto di vista turistico, una bella. Diciamo che a noi piacciono un pochettino più le spiagge isolate, ma comunque questa è bella, non possiamo dire di no. Bettina si è un po' ripresa, non stava tanto bene ieri, per oggi diciamo che sto decisamente meglio, non ancora in forma al 100%, ma pian piano ce la faremo. La troveremo nuovamente in forma a breve. Adesso, dopo aver lavorato tutta la mattina, dovevamo fare soltanto 2 mail, telefonate, commissioni, organizzazione, programmazione, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso partiamo, restiamo comunque sempre nella penisola di Anaga, andiamo a vedere il paesino che c'è qua sopra, quella strada lassù. La vedete? Quella strada lassù. Andiamo a vedere com'è. Ci stiamo dirigendo in quello che è chiamato Parco Naturale di Anaga, che è la parte più estrema a nord di Tenerife. Ora la vediamo assieme. E questa è la playa de las Teresitas, dove abbiamo dormito stanotte, vista dall'alto. Guardate che meraviglia! E il paesino di San Andrés sullo sfondo. E si vede anche il Teide, perché da tutta l'isola si vede il Teide. I Gueste de Sant'Andrés. A noi piacciono da morire questi borghettini apparentemente abbandonati, ma in realtà sei a pochi chilometri da Santa Cruz, quindi con un mezzo proprio ci puoi arrivare tranquillamente. Ma non solo, qui c'è l'autobus. Arriva il servizio di linea, adesso lo vedete che lo inquadriamo, costante giornaliero che porta avanti e indietro chi vuole scendere in città. Siamo nella penisola a nord dell'isola di Tenerife, siamo nella penisola di Anaga e nel parco stesso di Anaga. Pausa pranzo nel Parco Rural de Anaga. Ci siamo fermati ad un mirador e guardate la vista che abbiamo da qua, dall'oblò del camper. Là in fondo c'è San Andrés, la playa de las Teresitas, e Mauro controlla le ultime mail e poi ripartiamo. Questa zona di Tenerife è pazzesca, completamente diversa dalla zona centrale del Teide e persino dalla zona sud delle spiagge e delle città molto turistiche. Questa è proprio un'area completamente verde ed isolata che permette di ritrovarsi in mezzo alla natura
quasi isolati, a parte qualche macchina che passa. Comunque un posto fantastico dove ci staremo chissà quanto tempo. Ora ci addentriamo in questa stradina che porta nel parco di Anaga, ma un po' più all'interno, per poi finire più tardi nella zona di Taganana, ossia sul mare lato nord-ovest dell'isola, che è proprio questa qui sotto. Siamo arrivati a Chamorga, che è questo paesino qua. Siamo praticamente nel lato nord dell'isola di Tenerife, quindi siamo arrivati da sud e ci siamo fatti l'estremo nord, la penisola di Anaga, che è questo bellissimo parco dove c'è la riserva della biosfera del massiccio di Anaga, che è questa foresta principalmente di querce che avvolge tutta questa piccola penisola montuosa, che è veramente spettacolare. Queste montagne, queste gole, questi barranchi vulcanici completamente ricoperti di vegetazione. Fantastico. E qui Chamorga è un villaggetto davvero piccolissimo, proprio piccolo piccolo, ci saranno 20 case, non di più. Non so quanti abitanti faccia, da cui principalmente la gente viene perché vuol fare trekking, è pienissimo di sentieri che arrivano sulle montagne qui sopra e è un posto stupendo in mezzo al verde. Beh, Betty, qua si può dire che siano isolati. Direi, parecchio isolati. Parecchio isolati, veramente posto spettacolare, però molto isolati. Tra l'altro è anche cambiata completamente la vegetazione. Sì, ci sono ancora qualche drago canario, però mediamente queste sono querce, non ci sono neanche abeti, sono principalmente querce, con una vegetazione fittissima. Si vede benissimo Aguiste de Sant Andrés, che è il paesino che abbiamo trovato prima. Là in fondo si vede benissimo Gran Canaria e col binocolo distinguevo anche Roque Nublo. Qua dietro di noi c'è il Teide E Santa Cruz in fondo là. Che mi dici, amò? Quanto è bello qua? splendido. Non mi aspettavo che il massiccio di Anaga fosse così bello. Veramente una cosa spettacolare, bellissima. Sail Ironic presente.
Eccoci che siamo quindi lato nord-ovest di Tenerife, ora alla playa di Benijo, una bella spiaggia nera, stupenda. Il bagno qualcuno lo fa, però ci sono un po' di onde, comunque è fattibile sicuramente. Ecco qua dove siamo, guardate che bel posto. Siamo in bassa marea, quindi la spiaggia è immensa in questo momento. Il Carletto è proprio qua dietro, non proprio sulla strada, non proprio sul mare perché non c'era più posto. Ci siamo sistemati qua, ma va bene lo stesso, siamo soddisfatti ugualmente. Piccolo breve aperitivo sul muretto. Betty sta lavorando e io mi sollazzo. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Bettina. Allora, ben svegliati stamattina, addormentati e cullati dal rumore del mare che era molto forte questa notte. Anche tutta la notte ci ha fatto proprio compagnia. Fortuna che a noi non dà fastidio, siamo abituati. Va bene così. Siamo alla playa del Benijo, questa bella spiaggia nera dietro di noi con il paesino Di là Benijo, sulla collina. che è quello lassù, il paese di Benijo, eccolo lassù. Ora, viste le previsioni che dicono che arrivi pioggia e persino neve sul Teide, ci muoviamo da qua. Siamo arrivati all'estremo nord dell'isola di Tenerife e ritorniamo verso il sud, magari facendo vedere ancora delle cose nuove, sempre della costa nord che ancora non abbiamo fatto. Esattamente. Venite con noi. Partiamo! Questa zona qui della penisola di Anaga è stupenda, completamente selvaggia, piena di sentieri per passeggiate. E poi c'è questo piccolo borghetto che si chiama Taganana, che è abbarbicato sulle pendici di queste montagne, troppo carino. Questa zona sembra di rivivere Jurassic Park, con queste foreste, queste nuvolaglie che, essendo un picco molto montuoso e soprattutto stretto tra un mare e l'altro, ovviamente l'umidità si condensa con estrema facilità su queste montagne, guardate.
Arrivati al pueblo di Bajamar. Qui ci sono anche a Bajamar un paio di piscine naturali dove i ragazzi aspettano le onde direttamente dalla piscina d'acqua salata. La terza, che è quella più bella, guarda là, guarda, tu, arrivano e lì protetti prendono le onde oceaniche. Tutti, questa arriva, guarda, Pum! Siamo arrivati alla Punta de Hidalgo, che è sempre nel versante nord-ovest dell'isola di Tenerife, sempre sotto il massiccio di Anaga. Siamo parcheggiati qua, eccoci qua, assieme ad altri camper. Siamo sul lungomare, eccolo qua. Stanotte avremo il rumore del mare che ci fa compagnia. Chi sta lavorando e io nulla facente vado a fare i controlli. Ho conosciuto anche Oscar, il custode di questo parcheggio, che subito è partito dicendo voglio 5 euro, ma noi nell'applicazione avevamo visto che solitamente se ne pagano 3 e io ho detto come 5 euro? 3 euro? Ma tu stai 5 euro sei aquí todo il dia? No, todo il dia, domani io vado. Allora vi dice ma domani? Allora 6 euro, 3 per questo dia e 3 euro per mañana. Sì, ma mañana noi andiamo via alle 9 de mañana. Ah, ok, allora, bueno, 3 euro. Bisogna trattare, sembra quasi di essere in Africa. D'altronde siamo di fianco all'Africa. Poi mi ha raccontato un po' della sua vita e praticamente io volevo venire a vedere la piscina naturale e Oscar mi tratteneva. Comunque andiamo a vedere adesso com'è, dai. Abbiamo queste piccole piscinette un po' più tranquille. Là in fondo, dove c'è quella bandiera rossa, c'è una piscina creata appositamente molto bella. L'ingresso 5 euro. Questo è un discreto complesso turistico, non un complesso molto importante come quello del sud, quindi di Las Américas, Los Cristianos, eccetera. Molto più tranquilla. Ecco la piscina naturale, molto carina, in questa posizione ottima. Siamo alla piscina naturale di Punta del Hidalgo. Dopo un bel bagnetto nella piscina, qua il posto è no, mi piace un sacco. Sì, è molto bello questo posto, molto carino, un posto che non ci aspettavamo. Complimenti all'Ayuntamiento che ha costruito, che ha edificato, che ha completato questa piscina naturale gratuita. E poi sostanzialmente questo è un posto molto tranquillo, non è così affollato come può essere il sud e le spiagge del sud delle località più rinomate. Buongiorno! Buongiorno a tutti, giornatina non proprio ideale oggi, un po' autunnale, diciamo così. Freschina, però siamo sempre in maniche corte con una giacchetta. sì. Adesso andiamo Al faro di Punta del Hidalgo, che è un faro strano, messo un poco più in là. A Tenerife i fari li fanno tutti un po' strani, avete visto anche gli altri fari che abbiamo visto su, quelli soprattutto della costa ovest, nord e ovest. Quindi qua a Tenerife lo faro strano. Ha fatto la battuta!